L'8 agosto, non una di meno, pubblica un report: 40 femminicidi in 8 mesi. Uomini balzano nei commenti per delegittimare. Sono numeri completamente inventati. Quando spiegavano la statistica eravate in bagno a fumare, una ogni 72 ore, ridicole, 8 in 6 mesi, eccetera. Alcune risposte provenienti dall'altro fronte. Uomini depressi e frustrati, poverini, non rischiate la vita uscendo di casa. Decido di guardare i dati del Ministero dell'Interno. Voglio scrivere un post sobrio e obiettivo. D'altronde la mia pagina si chiama Eye on Reality. Cerco femminicidi, Ministero dell'Interno. Primo risultato, link in descrizione, e scrivo il mio bel commento. I femminicidi, per definizione, ex articolo 577 bis del codice penale, sarebbero 8 in 6 mesi. Gli omicidi volontari, 138, di cui oltre l'80% interessano come vittime uomini, quindi sono gli uomini a morire 4 volte di più delle donne per omicidio volontario. Omicidi in ambito familiare affettivo, 38, e qui uomini e donne si dividono 50 e 50, e infine 14 omicidi da parte di partner o ex, dove ben 11 vittime su 14 sono donne. Dunque direte, ma anche questi sono femminicidi, quindi vanno inclusi nel conteggio, per poter sensibilizzare la popolazione sul tema. E infatti nei commenti mi viene chiesto perché questo distinguo. Sebbene il giudice possa sbagliare, sottovalutando, facendo passare un femminicidio per un semplice omicidio, magari anche per bias culturali, magari anche per via del famigerato patriarcato, nei casi conteggiati il giudice ha ritenuto che non si trattasse di femminicidio, cioè di un'uccisione di una donna in quanto tale, per dinamiche di possesso, controllo, odio di genere o ritorsione per un rifiuto. Ad esempio, se una donna muore in ambito familiare, uccisa da sua sorella, potrebbe non trattarsi assolutamente di un femminicidio, ma di un omicidio di una donna. Per questo i casi vengono contati secondo definizioni e la classificazione detta sopra. Volevo fare chiarezza: abbiamo una responsabilità come uomini e donne, come femministi o antisessisti, a dibattere in modo costruttivo, a non polarizzarci più di quanto lo siamo già, per fare qualcosa di buono, di costruttivo per la nostra società, non importa chi siamo o cosa siamo. So, in the end, how many feminicides are there in Italy? In Italy, we notice a huge gap between the Ministry of the Interior and a feminist observatory called Non Una Di Meno, the most influential and famous one around here. In the first half of 2026, the ministry reports 8 feminicides between January and June, which equals an incidence of 1 case per 8 million residents every 6 months. And this is based on a legal definition introduced last December. The data also indicates 19 homicides of women in domestic or family settings, a category where men also account for 19 homicide victims in family dynamics. So why this gap? In the comments, people ask, that's ridiculous. Why would feminists have an interest in inflating the numbers? Accompanied by a comment full of rage. And I answer, yes, there's an interest, but it's not their fault. Rather, it's how social media works. Today, to get power, visibility, and a following, and to successfully sway public opinion, you need to know how to alarm, outrage, and polarize. Videos using real figures, objective, nuanced arguments, and taking into account both sides, the two opposing viewpoints. Nobody will give a damn about them. If users don't get angry, they won't comment, or they'll comment less. If you don't get outraged, we won't share the reel to everyone on our stories. If the reel isn't provocative enough, it won't trigger hatred arguments and insults in the comment sections. Lower numbers equal less rage. Less rage equals fewer interactions. And that equals fewer views and consequently fewer followers. And that's where we need to make a difference as societies of the human race. Men, women, feminists, anti-sexists, Israelis, pro-Pals. I know it's tough, but we need to have a conversation. I know it's tough, but in order for us to have a conversation, we must start from a common point and real data and reality. Let's start building from common ground. Let's stop polarizing ourselves more than we already are and take this responsibility. We still have hope. We still have this responsibility in telling the truth, seeking it, also questioning it, and in taking steps back, ideological steps back, when a truth doesn't fit our current narrative. Please think about it. If you're listening to this, you're also a member of human race. Let's do this together. Thank you.